Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci e le energie disponibili con l'entrata di Nettuno in Ariete. Ragazzi, abbiamo la ruota della fortuna, periodo di grandi cambi, di trasformazione, chiusura di vecchi cicli e inizio di nuovi percorsi. È una carta che fa anche riferimento al karma, quindi potrebbe essere proprio la conclusione di un capitolo della vostra vita. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, troverete il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, trovate il link alla promozione della lettura semestrale che è valida fino a San Valentino e in più ci sono i link per i corsi gratuiti presenti sul canale e per il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere. Ok, 7 di coppe. 10 di bastoni, abbiamo un 5 di pentacoli, cavaliere di coppe, gli amanti, sei di coppe, e la luna, ragazzi. Allora, andiamo a vedere carta per carta. Io cercherò di lasciare la lettura aperta e voi cercate di adattare la lettura alla vostra realtà. Tenete presente che comunque Nettuno sta in Ariete per più di un decennio, credo che siano 14 anni se non ricordo male, quindi diciamo che questo è il movimento energetico dell'inizio del periodo, ok? Partiamo con questo 7 di coppe perché ho come l'idea che stiate valutando una serie di possibilità. Abbiamo un asso di denari e un 9 di bastoni. Andiamo a vedere anche il 10 di bastoni. Un altro asso. Asso di spade e cavaliere di pentacoli. Io credo che qui siate vicino, vabbè, avete la ruota della fortuna, giustamente, vicino a un cambio. Qui ci sono come dei nuovi inizi. Io credo che qualcuno non possa fare diversamente e ci siano come delle possibilità da valutare. 9, 10 di bastoni. C'è un qualche cosa che vi dovete lasciare indietro, qualche responsabilità, qualche aspettativa, qualche progetto potrebbe essere per qualcuno. È come se fosse un passaggio un po' obbligato verso qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere il 5 di denari. Diavolo e 5 di coppe. Ullala, andiamo a vedere il diavolo un attimo. Sei di spade. Questo gruppo di carte, ragazzi, è un po' pesantuccio. Credo che qui ci sia da lasciare indietro qualche cosa che possa effettivamente
far entrare una certa carenza nella vostra vita. Ora, il 5 di Pentacoli parla normalmente di carenze economiche, però considerato che abbiamo anche un 5 di coppe e un diavolo, può esserci qualche carenza, per esempio, a livello temporale, potrebbe essere, a livello emotivo. Cioè non la sento poi così tanto legata alla materia, sinceramente, questa carenza. Eh, Potrebbe essere una mancanza di controllo di una situazione, magari di quello che state cercando di lasciare indietro, perché ho come l'idea che qualcuno di voi si debba arrendere a questo cambio. Può anche essere che qualcuno di voi non voglia questo cambio, ma ci sia come una sorta di resa. E con il diavolo al contrario, il diavolo di solito è collegato all'ego e quando c'è un cambio da effettuare, l'ego perde letteralmente e qui abbiamo la perdita, la carenza. L'ego perde questa identità che aveva con quel risultato, con quell'obiettivo. È come una morte dell'ego, no? Sì, una morte di una parte di noi che guardando il 7 di coppe, ragazzi, potevano anche solo essere illusioni, ideali, idee, alternative, prospettive. Quindi non è detto che effettivamente ci sia una perdita concreta, anche se con i 5 di pentacoli sì, può essere, però può anche semplicemente essere la perdita di certi potenziali. Mm? Andiamo a vedere il Cavaliere di Coppe. Temperanza e Asso di Bastoni. Sì, io sento che c'è un qualche cosa che vi pesa. Ehm, la temperanza è come se fosse qui per dirvi di mettere in un certo senso sui piatti della bilancia quello che andreste a guadagnare con quello che andreste a perdere. Io ho un po' come questa sensazione. C'è l'asso di bastoni al contrario, siete un po' indecisi, non sapete bene che cosa fare. Io credo che non sarete di quelli che fanno la prima mossa, però neanche la vostra controparte, che sia un partner, che sia un parente, che sia un collega, un titolare, non importa. Ho come la sensazione che non ci sia come un aiuto che voi state aspettando, non ci sia una proposta, una chiacchiera, il trattare certi temi, c'è un qualche cosa qui che ha bisogno di essere guarito, ha bisogno di essere affrontato. Datemi una carta per l'asso di bastoni. Eh sì, ci sono come da mettere delle regole, da chiarire un punto. Potrebbe essere uno di questi 7, per esempio. Andiamo a vedere la carta degli amanti. Abbiamo il Cavaliere di Spade. Eh sì, qui bisogna che prendiate una decisione, ragazzi, per quello che riguarda la situazione, la relazione, può essere la gestione del tempo, come vi dicevo prima. C'è come da dare una direzione a questo 7 di coppe, a questo nuovo inizio di cui ci parlano tutti questi assi. Perché comunque anche se l'asso di bastoni è al contrario, però c'è come un nuovo inizio e avete comunque la ruota della fortuna, è un ciclo che si chiude, ma dovete passare attraverso questa scelta. La carta degli amanti è una carta di amor proprio ed è come il scegliere il futuro verso il passato. Andiamo a vedere 6 di coppe. 4 di pentacoli e mago. Andiamo a vedere la luna. È interessante perché 8 di pentacoli. Dicevo, è interessante perché alla fine della lettura avete due carte che mi parlano di passato. Io credo che arriverete ad un certo punto dove o sì lavorerete per voi, per la vostra autonomia, per la vostra indipendenza, per imparare a gestire il tempo, per imparare a gestire le risorse, per imparare ad avere magari quel controllo che qui vi mancava.
Che il controllo, io ho la sensazione che possa essere il controllo del vostro, ipotesi, carattere, delle vostre emozioni, delle vostre reazioni, dei vostri istinti. È come diventare grandi in un certo senso. Però ho proprio l'idea che ci sarà come un cambio, una decisione che andrete a prendere e che sarà il meglio per voi, nel senso che svilupperete la vostra autonomia, la vostra indipendenza, il vostro amor proprio, la vostra personalità in modo diverso rispetto a come era prima e che qui con questo 10 di bastoni c'è da lasciare indietro le aspettative, c'è da lasciare indietro certi pesi che si portano sulle spalle. Le aspettative possono essere le nostre, cioè io mi aspetto che, che questa cosa, questa relazione vada così, mi aspetto che l'altra persona faccia il passo, ma potrebbero anche essere, questo 10 di bastoni, le aspettative che io credo abbiano gli altri nei miei confronti. C'è un asso di spade, qui l'invito è quello di parlar chiaro, di tirare fuori i punti spinosi della conversazione senza aspettare che sia l'altro o l'altra a fare il primo passo. Cosa vi fa star male? Cosa vi fa sentire fuori controllo o con poco potere personale? Cosa è legato, perché c'è anche da dire questo con questo 6 di spade, che cosa è legato alla vostra forma mentis? Cioè io penso che le cose siano in un certo modo, vedo che non si sviluppano così, vedo che non riesco a chiarire e quindi li mi incastro. E invece è un po' anche il diventare osservatori, trovare un punto medio, trovare un punto di equilibrio, mettere come delle regole, delle barriere se vogliamo, anche se non mi piace molto usare questa parola, però è un po' come dire, ok, come ci comportiamo, come risolviamo X problema, o se per esempio il problema è solo vostro, nel senso che magari, non lo so, fate fatica a relazionarvi con una persona, supponiamo che possa essere un collega, un capo, il punto è come risolvo il problema, come lo affronto, come supero questo ostacolo di magari mancanza di controllo, sentirmi inferiore. Io sento che da un certo punto in avanti arriva come una chiarezza mentale che vi dà la determinazione necessaria per fare questo passo in avanti, per fare questo spostamento. Per qualcuno si tratta di andare magari a convivere o a vivere a casa del partner o della partner e ho la sensazione che qualcuno di voi potrebbe, se fosse per esempio una questione lavorativa, dove c'è bisogno di lasciare indietro questa parte di carenza, sento che qui si potrebbe ripescare qualche progetto, qualche vecchio sogno nel cassetto. E se avete degli hobby, sento che può essere che inizierete come a monetizzare questi hobby. C'è come un maggior amor proprio che arriva, una maggiore abbondanza economica, una maggiore capacità di, come si dice in italiano? Desapego? Distacco, non attaccamento sarebbe, da situazioni, pensieri, emozioni. È come se diventasse più padroni di voi stessi. C'è come una maturazione sui 3 livelli, spirituale, emotivo e fisico. Andiamo a vedere qualche oracolo, ragazzi. Abbiamo Asteria, carta numero 3. Vedete, la chiarezza si sta rivelando a me. La chiarezza che cerco si sta rivelando a me. Molte volte, per avere la chiarezza, non è neanche necessario chiedere conferme fuori all'altra persona, ma è semplicemente sufficiente osservare le dinamiche. Cioè molte volte le persone, in base a come si comportano, ci danno già delle risposte. Il punto è saperle leggere e non farci incastrare dalla mente, no perché mi ha detto, no perché io voglio così, no perché l'ego, le proiezioni mentali, 7 di coppe. Ok, qui abbiamo l'energia della luna. Mi arrendo, o potrebbe essere anche mi abbraccio al flusso naturale della vita. Se i tuoi sentimenti sono confusi, questa fata arriva per calmare le tue emozioni
e rassicurare la pace della mente dove possibile. Io sento che entrerà chiarezza mentale, vi dico, perché comunque sì, può essere che ci sia come una fatica iniziale, soprattutto se tentate di chiacchierare con questa persona e di capire. Io in questo caso sento l'asso di bastoni non tanto come un confronto, ma come un questa è la mia verità, punto. E non è che mi metto a discutere per convincerti, per me è già valida. Non abbiamo bisogno di conferme esterne, l'importante è che noi stessi impariamo a dare un valore e vediamo effettivamente quello che ci pesa, quello che ci mettono addosso anche, no? O ci mettono in testa, perché molte volte un sistema di manipolazione si chiama, non è tacito consenso, è tipo, non mi ricordo come si chiama il nome tecnico, cercatelo su internet, però è quando vi dicono, vi fanno come delle domande dove voi non potete che rispondere sì o no. E normalmente, non lo so, potrebbe essere, è vero che anche tu senti lo stesso, ok? Quindi se siete presenti e focalizzati su voi stessi, riuscite a fare un attimo un'analisi su di voi e dare la risposta corretta in realtà. Diversamente, se siete facilmente manipolabili, è facile che voi rispondiate sì, ok? Comunque, andiamo a vedere ancora un messaggio dell'universo. Quindi è molto importante mantenere il proprio potere personale, il proprio focus, il proprio centro. Cosa voglio io? Qual è la mia verità? Dove voglio andare? Come sono io? Chi sono io? Cosa provo in questo momento? Cosa penso in questo momento? Come mi fa sentire quella persona? Ok, questa carta vi dice c'è uno stormo di amore che sta supportando i miei sogni. Qui ragazzi abbiamo due carte da sogno, cioè che mi ricordano il sogno, che parlano di sogni comunque, no? Potrebbe essere che qualcuno inizi il lavoro dei suoi sogni, però ho come l'idea che dobbiate iniziare questa cosa da soli, senza aspettarvi che gli altri vi aiutino. È come un ok, mi butto, faccio il passo. Ok, poi la gioia è il creatore ultimo, sarebbe. Questo perché? Questa frase è molto importante, ha un insegnamento metafisico all'interno. Noi siamo fatti di due poli, maschile e femminile. Il polo femminile crea, il polo maschile gestisce. E la gioia è il sentimento, l'emozione, anzi, del meridiano di cuore, è quello che nutre il cuore. E quindi deve esserci come questa parte creativa, amorevole, sia per se stessi, sia per quello che si fa, per far sì che si possa creare, per far sì che la legge di manifestazione si compia. Comunque queste cose qua le tratto in modo molto più approfondito nella sezione degli abbonati. Mamma quanto è lunga questa. La mia capacità di sintonizzarmi nell'energia dell'amore mi dà le parole di cui ho bisogno quando sono pronto per parlare, la compassione di cui ho bisogno quando è tempo di perdonare e il potere di cui ho bisogno quando sono perso. Wow! Bellissima questa! Fatemi sapere ragazzi se vi risuona, sia l'oracolo che la lettura, scrivetemi nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, potete dare hype, iscrivervi o condividere il video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul percorso delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Tenete presente che, come vi ho accennato prima, sia il lavoro delle credenze limitanti, sia ci sono temi di metafisica, di metamedicina, temi dedicati all'astrale, a come si vede nell'etere, come sviluppare il terzo occhio, come ripulire il campo energetico. Insomma, c'è un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione che ho condensato e messo a disposizione nella sezione degli abbonati. Date un'occhiata ai titoli dei video perché quelli si vedono, sono pubblici, almeno vi fate un'idea dei temi che vado via trattando. L'unica cosa è che sono 4 playlist, hanno la copertina lilla e sono numerate, proprio perché il tutto è stato studiato come se fosse un corso
di formazione, un percorso evolutivo, quindi è importantissimo avere prima le basi per poi andare avanti con gli altri video. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!